regina in A2 o torre in B1? O forse pedone in A1? Qual è la tua prossima mossa con l'italiano? Io sono Anna e questo è My Italian Circle. Qual è il tuo livello di italiano? Sei A1? A2? B1? Ma cosa vuol dire in pratica? Oggi ti aiuto a capire a che punto sei nello studio dell'italiano. Se vuoi, attiva i sottotitoli in italiano o in inglese. Prima di tutto, sto parlando dei livelli CEFR. Questo è un sistema che descrive cosa riesci a fare con la lingua che stai studiando. E vale per tutte le lingue, non solo per l'italiano. Non descrive le competenze grammaticali, non misura la perfezione, ma la tua capacità di comunicare. Il livello A è quello di base, di sopravvivenza. Il livello B è quello dell'indipendenza. Il livello C è quello della padronanza della lingua. Oggi parliamo dei livelli A1, A2 e B1 che interessano alla maggior parte degli studenti. Cos'è il livello A1? È il livello elementare, il livello dei principianti. Hai già studiato un po' di italiano, sai dire chi sei, sai ordinare qualcosa al bar, capisci parole molto familiari. Quando un italiano parla a velocità normale capisci qualche pezzo, ma non tutto. È normale. Questo livello è molto importante perché qui costruisci le basi, le fondamenta. C'è tanta grammatica da imparare e tante parole da memorizzare. Poi arrivi al livello A2. Qui il tuo italiano diventa utile. Sai parlare delle cose che fai, del tuo lavoro, della famiglia, dei tuoi passatempi. Capisci il senso generale di conversazioni semplici. Riesci a gestire le situazioni quotidiane, comprare dei vestiti in un negozio, ordinare al ristorante, prendere il treno o i mezzi pubblici. B1 è il punto di svolta. Non sei più un principiante, sai parlare del passato, del futuro, delle tue opinioni, delle tue esperienze. Riesci a seguire conversazioni a velocità normale. Magari non capisci tutto, ma cogli il senso generale. Fai ancora errori, ma non ti bloccano. Riesci comunque a portare avanti la conversazione. Questo è un livello molto buono che ti consente di goderti la vita in Italia o anche solo una vacanza. Se devi ottenere la certificazione per la cittadinanza italiana, questo è il livello che devi raggiungere per superare l'esame. Quindi, in breve, il tuo livello non dipende da quante parole conosci o da quanti errori fai, dipende da cosa riesci a fare in pratica con l'italiano. Adesso tocca a te. Scopri qual è il tuo livello di italiano. Sei appena arrivato o arrivata in Italia. Una signora ti parla in italiano. Cosa succede? Ti blocchi? Capisci qualche parola ma non tutta la frase? Magari devi chiedere di ripetere o di parlare più lentamente. Cerchi di tradurre nella tua testa e rispondi usando frasi che hai imparato a memoria. Se ti riconosci, allora sei al livello A1. A1 è la fase della scoperta, tutto è nuovo. Cosa vuol dire in termini di competenze grammaticali? A questo livello impari a usare articoli, nomi aggettivi al singolare e al plurale, costruire frasi semplici e fare domande. Sai usare il presente e il passato prossimo per dire chi sei, cosa fai e cosa ti piace. Cominci a usare le preposizioni, i pronomi e le congiunzioni. Adesso immagina di parlare con un tuo amico italiano. Ti chiede com'è andata la tua giornata, gli parli del tuo lavoro, gli dici cosa hai fatto nel weekend. Capisci il senso generale di quello che ti dice, se non parla troppo veloce. Andate insieme al bar o al ristorante
e riesci a ordinare senza problemi. Sai cavartela nelle situazioni di tutti i giorni. Se ti riconosci in questa descrizione sei a livello A2. A2 è il livello in cui il tuo italiano comincia davvero a funzionare. A questo livello inizi a usare i tempi verbali in modo più consapevole e conosci la differenza tra passato prossimo e l'imperfetto. Usi anche il condizionale per fare richieste in modo più gentile e l'imperativo per dare istruzioni. Riesci a raccontare il passato, descrivere, fare confronti e costruire frasi più complete collegate fra loro. Adesso immagina una cena con amici italiani. Parlano in modo naturale e riesci a capire la conversazione. Non tutti i dettagli, ma non ti senti un pesce fuor d'acqua. Rispondi velocemente, esprimi le tue opinioni, racconti le tue esperienze e parli dei tuoi progetti futuri. Fai degli errori, magari sbagli qualche parola, ma continui a parlare senza bloccarti. Se ti riconosci in questa situazione, sei al livello B1. B1 è il livello dell'indipendenza, inizi davvero a pensare in italiano. Ora sai usare l'italiano in modo più articolato, gestisci diversi tempi verbali, come il trapassato prossimo per parlare di ciò che era già successo, il futuro per ciò che accadrà e il condizionale per esprimere possibilità e fare ipotesi. Cominci anche a usare il congiuntivo per esprimere opinioni e incertezze. Usi i pronomi combinati e inizi a usare i verbi pronominali e costruzioni tipiche con le preposizioni. Conosci la forma impersonale. Le frasi diventano più ricche, collegate, riesci a fare ipotesi, spiegare e raccontare in modo preciso e naturale. Se sei a livello A1 è importante studiare, ma anche mettere subito in pratica. Magari hai tante cose in testa, ma non riesci a tirarle fuori. Studiare la grammatica è fondamentale e anche imparare tante parole nuove, ma devi subito usare le regole che studi e ripetere le parole che impari, altrimenti non puoi ricordare tutto. Per esempio, guarda le lezioni di grammatica, ma fai anche gli esercizi insieme a me. Ascolta i dialoghi, ma rispondi anche alle domande a voce alta. Non importa se sbagli, piano piano tutto diventerà più facile. A questo livello è bene avere una guida, magari un insegnante se possibile. In ogni caso, questo corso A1 contiene tutte le basi per partire nel modo giusto. A livello A2 è molto importante essere costanti. A questo livello le cose possono diventare più difficili perché pretendiamo troppo da noi stessi e pensiamo di non dover fare più errori e di dover parlare perfettamente. Questo è il livello del consolidamento, non avere paura di ripetere le cose e di fare esercizi facili. A questo punto devi avere pazienza e non mollare. Se hai bisogno di una guida, questo corso A2 è pieno di informazioni ed esercizi per completare le tue conoscenze e darti più sicurezza. Non più sopravvivenza, ma comunicazione. A livello B1 puoi davvero divertirti con la lingua e usarla per i tuoi scopi, magari per venire in Italia, per studiare o lavorare qui. Se però non vieni spesso in Italia, puoi perdere interesse per l'italiano. La varietà può aiutarti a rimanere motivato. Il tuo livello di italiano ti consente di affrontare gli argomenti che ti piacciono di più. Magari sei appassionato di serie TV, oppure ami l'arte, la musica, il calcio, quello che vuoi. Usa il tuo italiano per fare quello che ti piace e comunicare con le persone. La pratica reale ti insegnerà tantissimo. Se devi ottenere la certificazione B1, guarda le nostre lezioni pratiche in cui facciamo insieme tutte le parti dell'esame. È molto utile per tutti gli studenti di livello intermedio. Ricorda, essere attivi è fondamentale a ogni livello. Per questo abbiamo ideato la serie Ascolta e parla, che ti aiuta a superare la paura di parlare. Vai a vederla. Su questo canale ci sono molte altre lezioni utili.
Se non sai quali guardare, vai sul nostro sito, ci sono tutti i link. E se vuoi dei consigli, scrivimi un commento o mandami un'email. A presto e buono studio!